Ciao ragazzi, allora oggi in questo video, che secondo me sarà veramente bellissimo e utile per tutte quelle persone insomma che sia che fanno le copertine con Canva o sia che si dilettano insomma nel mondo della fotografia, dei fotomontaggi e tutto insomma ciò che ne circonda, che ne deriva. Oggi vedremo, vi spiegherò sempre utilizzando un sito bellissimo fatto in maniera sempre gratuita, vi spiegherò come trasformare una immagine, quindi un JPEG, un JPG, in invece PNG, però soprattutto PNG trasparente. Intanto, quindi, già in passato ovviamente ne abbiamo discusso delle file PNG e dei JPEG, comunque ricapitolando sempre in maniera molto breve perché ci sono già video dedicati. Un file JPEG o JPG è praticamente quel file della nostra immagine, quindi intesa immagine come fotografia, quindi un classico può essere selfie, una classica immagine scattata sul cellulare, una classica immagine presa da internet, quindi questo è il formato dell'immagine, l'estensione quindi si chiamerà JPEG o JPG. Per quanto riguarda invece il PNG, è un altro tipo di formato, di estensione, è sempre un formato di immagine, quindi di fotografia, però quello di cui parliamo oggi è il PNG trasparente. Che significa? Un PNG si differenzia dal JPEG, un PNG trasparente, perché proprio andiamo insomma a scontornare tutto presente all'esterno, quindi è come se per intenderci io mi sto inquadrando, il formato JPEG sono tutto presente che va da qua, quindi sino a sopra, tutto questo presente sino al muro là, prende quello che vedete nello schermo, facciamo finta che se facciamo uno screenshot, quello è un formato JPEG. Invece il PNG trasparente facciamo finta che noi andiamo a togliere tutto questo contorno che vedete qua attorno a me, quindi tutto il bianco, e prende sono io soltanto l'immagine, quindi io divento l'immagine, quindi è come andare a utilizzare il classico Photoshop e andare a scontornare quindi tutto l'esterno che c'è, tutto quello che c'è dietro a me, per intenderci il secondo livello, quindi quello che ho alle spalle, e portiamo in primo livello, che sono io, quindi quello più vicino alla camera, e tutto il resto però viene creato in maniera trasparente, in modo che io è come se vengo estrapolato da questa cornice. Quindi questo per intenderci, però ora lo vediamo meglio nel video perché a parlare magari può risultare poco chiaro, invece vedendolo è di una semplicità unica. Cosa ne facciamo poi di questo PNG scontornato? Ovviamente il PNG scontornato può essere incollato su qualsiasi cosa, quindi senza vedere la classica cornice che farà risultare insomma la fotografia, l'immagine finale veramente, veramente orrenda. Scusate il termine, passatemi il termine. Quindi in questo caso il PNG trasparente invece farà risultare la nostra immagine finale veramente qualcosa di eccezionale, però ora l'andremo a vedere subito, quindi voi potete portarvi avanti già scaricando due immaginette, quelle che volete voi, una principale e una invece con un qualsiasi oggetto, quindi per creare il PNG, per andarla a incollare sopra questa immagine diciamo principale, per avere poi un fotomontaggio insomma finale, e poi invece vi servirà soltanto il sito che ora vi dirò e vedremo insieme. Cambiamo inquadratura subito. Eccoci qui. Allora, praticamente a noi non rimane soltanto che andare a scaricare, abbiamo detto, questi due file. Praticamente io mi sono portato insomma avanti con il lavoro e ho scaricato la mia immagine principale, quindi quella che è proprio il JPEG, che è praticamente una tazzina di caffè. Quindi questa è la mia immagine che insomma io ho scaricato. La mia idea qual è ora? È andare a mettere dentro il caffè un famoso disegnino. In questo caso il mio famoso disegnino sarà, ho scaricato sempre un'altra immagine da internet, sarà questo bel cioccolato a forma di cuore con la scritta TVB. Capite bene che questo è sempre un JPEG, quindi quello che vi spiego, noi dobbiamo riuscire a scontornare la parte bianca e tirare fuori soltanto il biscottino da andare poi a inserire in questa tazzina, all'interno della tazzina di caffè, quindi creando praticamente una tazzina di caffè con dentro un biscottino. Ora vi faccio vedere nei due modi come in uno sta male, quindi lasciando in formato JPEG, e come nell'altro modo invece viene veramente un lavoro eccezionale. Dopodiché cosa serve? Servirà praticamente aprire sempre la pagina internet e recarci su questo bellissimo sito che insomma rende insomma editabili questi JPEG in PNG trasparenti soprattutto, che è il classico Photor. Quindi dobbiamo andare su photor.com, mentre nella sezione PNG Maker. Quindi basta che voi scrivete nella barra Photor PNG Maker, direttamente si aprirà
il primo sito che crea PNG trasparenti online, quindi nemmeno dobbiamo andare a scaricare un software. Clicchiamoci dentro assieme. Perfetto, non dobbiamo fare altro ora che andare a creare il nostro PNG ora. Ovviamente si tratta sempre di PNG trasparente. Qua lui fa vedere un'anteprima con un file JPEG e un PNG trasparente. Quello che vi dicevo io, prende l'esterno, quindi quello che è in secondo step, prende dietro di noi, quello che è più lontano dalla fotocamera, viene scontornato e viene tolto, quindi viene creato questo riquadratino che poi effettivamente risulterà trasparente, quindi noi lavoriamo soltanto con questa fotografia, in questo caso di questa ragazza. Allora, dobbiamo andare su Crea PNG ora, Upload Image, quindi significa che noi dobbiamo andare a prendere la nostra immagine del computer, quella che abbiamo scelto. In questo caso io ando a prendere quello che voglio scontornare, che abbiamo detto il biscottino, quindi clic, apri. Lui praticamente lavorerà in maniera veramente immediata il nostro biscottino, attendiamo che finisca la procedura e come vedete lui già ha scontornato il bianco, quindi ha tolto tutto, in più, creando i quadratini, in più ha delimitato precisamente il nostro cuoricino, quindi non ha lasciato parte in più perché a noi interessa effettivamente il biscottino, quindi vedete quanto è perfetto e performante questo sito. In questo caso non ci rimane altro che andare a scaricare l'immagine cliccando sulla vocina download e qui anziché andarla a scaricare in HD, comunque diciamo serve a ben poco scaricarla in HD perché a me interessa andarla a mettere in una tazzina di caffè, quindi andandola addirittura a rimpicciolire già di quanto è, quindi a me non interessa, anche quando voi vedete che sull'HD dovete fare una registrazione. Per chi volesse fare la registrazione lo può fare liberamente, invece a me interessa creare una preview dell'immagine, quindi molto più piccolina, 500x350 pixel, ve l'ho detto non mi interessa, però la scaricherò addirittura senza nemmeno registrarmi. Quindi in questo caso metterò la preview image, quindi un'immagine un pochettino più bassa di risoluzione rispetto alla classica 600x420 e cliccherò su download. Perfetto, già la fotografia è scaricata e a me l'ha messa sempre nel famoso desktop. Ecco qui la differenza, praticamente noi sposto tutte le icone, siamo partiti dalla nostra fotografia principale dove dobbiamo andare a inserire il nostro biscottino a forma di cuoricino e questo l'abbiamo capito. Poi abbiamo la classica fotografia di partenza che dobbiamo andare a modificare, quindi che abbiamo modificato che è il nostro sempre file JPEG, quindi con tutto il contorno bianco. Questa stessa l'abbiamo ora modificata in file PNG trasparente. Ecco qui qual è il file PNG trasparente, quindi abbiamo estrapolato dal JPEG soltanto il biscottino. In questo caso cosa possiamo fare ora? Possiamo benissimamente recarci su qualsiasi programma di fotoritocco che sia a pagamento, ovviamente il migliore è l'Adobe Photoshop, però dato che l'Adobe Photoshop comunque ha un piano mensile di, per ora mi pare che è un'offerta a 20 euro perché giusto capita sotto il Black Friday, però di solito è 29 euro quello che sia al mese, però uno che non vuole spendere questi soldi, noi cosa andiamo a fare? Andiamo a aprire una bellissima pagina di internet e andiamo nel nostro amatissimo Canva, quindi altro sito gratuito di cui già ho parlato in passato in altri video, come creare miniature YouTube su Canva, quindi non spiegherò qua come sono arrivato a questo punto, basta che vi vedete il video precedente, quello di come creare le miniature su Canva in maniera gratuita. Ammettiamo che io ho questa bella pagina bianca per creare una mia miniatura, quindi anche se devo fare miniature su YouTube, come si faceva? Allora abbiamo detto che si va a prendere col tasto destro l'immagine principale, quindi copia, andiamo ad aprire Canva, andiamo a metterci sulla pagina bianca, CTRL V per incollare. In questo caso noi stiamo incollando praticamente la nostra tazzina di caffè, quindi qua possiamo andare a creare anche con una piccola cornice bianca per dare un pochettino di effetto. Perfetto, così andiamo ad allargare magari un altro pochettino, quindi allarghiamo l'immagine, anche se lasciamo questo punto bianco non ci fa niente perché potremmo aggiungere altre scritte. Praticamente possiamo andare a inserire ora il biscottino all'interno, però prima vi inserirò quello sbagliato, perché in modo così da farvi capire bene cosa abbiamo fatto e cosa serve creare questi PNG trasparenti. Quindi prenderò il biscottino bianco, in formato JPEG con lo sfondo bianco e faccio copia, incolla, di nuovo con il CTRL V della tastiera. Perfetto. Se io devo andare a fare questo effetto che dicevo poc'anzi di mettere il biscottino all'interno, ecco qui cosa ne
uscirà fuori. È praticamente un disastro, cioè non si può guardare il lavoro finale, perché veramente si capisce che è stato fatto un lavoro veramente basso e scarso. Quindi in questo caso io vado subito ad eliminare questo JPEG perché non si può nemmeno guardare e vado a prendere invece quello che noi abbiamo scontornato. Quindi lo potremmo anche rinominare in TVB colato scontornato. Perfetto, e vado a copiare questo di qua invece. Con il tasto destro copia del mouse, andiamo sempre sul sito Canvas e ci mettiamo fuori CTRL V della tastiera. Ecco qui che il biscotto ora è scontornato, quindi capite bene che se io rimpicciolisco questo biscottino e lo vado a inserire dentro la tazza di caffè, l'effetto è completamente diverso. Addirittura sembra un biscottino appoggiato veramente nella tazzina. Io posso anche girarlo, magari metterlo storto con la scritta invece TVB, lo posso spostare da una parte, magari lo posso anche allargare un pochettino di più, mettere al centro, insomma posso fare quello che voglio, già l'effetto è veramente diverso. Qui magari potrei scrivere, che ne so, abbiamo visto sempre come si modificano le scritte, potrei scrivere per esempio la caffetteria Gianluca vi augura buona colazione, per esempio, o un buon caffè, quello che sia. Ovviamente abbiamo già parlato in video precedenti di stare attenti alle scritte perché non si vedono, quindi in questo caso addirittura che qua abbiamo lasciato una parte bianca, dobbiamo andare completamente a cambiare il colore, quindi evidenziando tutta la scritta, andare sulla fascia colori qua sopra e andare a scegliere magari anche lo stesso marroncino che ci riporta al caffè magari. Può sembrare nero, ma vi assicuro che marroncino comunque possiamo anche andare a schiarirlo un poco, vediamo se c'è qualche altro colore. Sì, magari lo mettiamo un pochettino più chiaro, perfetto. Quindi in questo caso già magari spostandolo con le lettere possiamo dare addirittura un contrasto pure alle lettere, possiamo anche andare a fare un qualcosa di meno grassetto, possiamo andare a mettere qualche effetto magari così con qualche cosa che si vede meglio, ecco, per esempio una cosa del genere. La colazione qua magari possiamo mettere, che vi posso dire, veniteci a trovare sempre, magari questa volta possiamo dare un effetto, così va bene, magari lo mettiamo, vediamo se possiamo metterlo in grassetto per farlo vedere meglio. Perfetto, veniteci a trovare e magari la R e la E questa volta per dare un effetto, questo è in base alla vostra creatività, quindi fate tutto, non dovete seguire me, insomma potete fare quello che volete. Io metto magari RE, magari col colore sempre del cappuccino, quindi a trovare magari facendo così una specie di, insomma, di distinzione fra il colore, insomma, da mettere dietro il bianco e quello invece da mettere proprio nel tavolo. Quindi veniteci a trovare, lo mettiamo bianco perché il tavolo è colore, diciamo, un nocciola molto chiaro, e magari il re lo mettiamo in questo caso un pochettino più, che vi posso dire, più scuro. Quindi in questo caso potremmo anche aumentare un pochettino la scritta, perfetto, e la mettiamo così, la mettiamo più centrata. Ecco qui cos'è praticamente, abbiamo detto, il PNG. Quindi in questo senso abbiamo visto benissimamente cosa si può fare con questo sito, quindi con il Fotoro, per andare a scontornare tutte quelle immagini. Quindi andate subito a sbizzarrirvi scaricando delle immagini e provate il sito Fotoro, che è veramente ottimo, e create i vostri PNG trasparenti. Buona navigazione a tutti, ciao!